bentornati! Quest'anno sono stata molto assente dal canale perché ho frequentato l'accademia di trucco, quindi mi sono finalmente diplomata come truccatrice televisiva, teatrale e cinematografica. E a tal proposito volevo inserire all'interno di questo canale YouTube anche un'intera sezione dedicata agli effetti speciali, una cosa di cui mi sono davvero innamorata quest'anno. Quindi in questo video vi mostro le basi, quindi come partire per creare una protesi qualsiasi, dalla creazione di uno stampo in gesso fino all'applicazione. Allora, come prima cosa mettiamo della carta forno sul ripiano per proteggerlo. Vado ad utilizzare della plastilina, quella che uso io è senza zolfo, perché così non inibisce la catalisi del silicone. Poi prendo delle mirette, ossia degli strumenti per scolpire, e poi qualcosa per sciogliere la plastilina, per allisciarla. Posso utilizzare l'olio Johnson, la trementina o nel mio caso del petrolio bianco lampante. E questi sono gli strumenti base per iniziare a scolpire la nostra protesi. Iniziamo prendendo un pezzo di plastilina, scaldiamolo un pochino in maniera che diventa un pochino più morbido e iniziamo ad appiattirlo per fare la base della nostra protesi. Adesso la appoggio ed inizio a schiacciarne i bordi. Prendo gli strumenti e voglio creare un taglio, per esempio. Quindi inizio tracciando la forma generale che dovrebbe avere questa ferita e piano piano inizio a alzare i bordi, come se fosse appunto la pelle. Quindi continuo a lavorare sulla protesi finché non sono soddisfatta della forma della ferita. Quella che sto creando io è una ferita, un taglio dato da una lama seghettata e quindi appunto i bordi sono tutti frastagliati. Dentro non lo lavoro perché va benissimo che rimanga tutto frastagliato in questa maniera, che darà più un effetto di carne viva. Quando sono soddisfatta della forma della protesi vado a prendere un vecchio pennellino, mi raccomando che sia vecchio o comunque molto economico perché si rovinerà, e poi il petrolio. Ne prendo un pochino e inizio a passarlo sui bordi per allisciare tutta la protesi. Lasciamo un attimino asciugare. Non è importante che sia estremamente liscio, altrimenti verrebbe un effetto troppo innaturale. Queste righine che rimangono simuleranno un pochino la pelle e quindi vanno benissimo. Adesso prendo un altro pezzo di plastilina e inizio a fare un serpentello abbastanza sottile. Prendiamo qualcosa per appiattirlo, io utilizzo questo nastro. Inizio a contornare la nostra protesi lasciando abbastanza spazio. Adesso facciamo una barriera intorno alla nostra protesi, quindi prendo della plastilina, la vado ad appiattire e inizio a metterla intorno, stando ben attenti a non lasciare spazietti qui in basso, altrimenti dopo il lattice o il gesso colerà via. L'altezza di questo muretto che andiamo a fare dovrà essere un pochino più alta della parte più alta della protesi, in questo caso appunto andrà benissimo un paio di centimetri.
volta fatto tutto il bordo andiamo ad assicurarci che non ci siano più buchini lateralmente. Quindi prendiamo dei pezzettini e andiamo a tapparli. Una volta finita la scultura andiamo a creare lo stampo in gesso. Quello che ci serve sicuramente dei guanti in lattice per proteggerci, una ciotolina monouso per mischiare, del gesso alabastrino e dell'acqua. Inizio versando un po' di gesso nella ciotolina. Magari non versandolo ovunque come ho fatto io, facciamo finta di niente. E piano piano andiamo a metterci dell'acqua, mischiando di volta in volta. Continuo a mischiare finché non ottengo una consistenza abbastanza cremosa. L'importante è che non ci siano troppi grumi, altrimenti quelli rimarranno poi sullo stampo e quindi andranno a rovinare la nostra scultura. Iniziamo versando piano piano il gesso sulla protesi. Ne versiamo poco per volta perché altrimenti rischiamo di fare delle bolle d'aria. Lo andiamo a spianare lungo tutti i bordi. E poi muoviamo piano piano il fondo che abbiamo messo di carta forno. Questo processo farà in modo che le bolle d'aria rimaste sotto saliranno verso la superficie. Lo lasciamo riposare finché si asciugherà del tutto. Allora, per assicurarci che lo stampo sia pronto, lo tocchiamo. Se è caldo vuol dire che ancora sta asciugando. E mettiamo anche un'unghietta. Se lascia un segno molto profondo significa che ancora c'è troppa acqua all'interno. In questo caso è pronto e possiamo staccarlo. Quindi iniziamo togliendo la plastilina intorno. Poi solleviamo. Mi raccomando, quando togliamo la plastilina da questi buchini, molta attenzione perché comunque il gesso è friabile, se andiamo a premere andiamo a creare dei solchi o dei buchi nello stampo. In questo caso è venuta molto bene perché non ci sono bolle d'aria, quindi non ci sono dei buchi veri e propri, è venuta abbastanza liscia, quindi questo stampo è perfetto. Con lo stesso procedimento possiamo ovviamente costruire qualunque protesi vogliamo, ad esempio possiamo realizzare protesi molto più grandi e complesse. In questo caso ho fatto ad esempio un circuito, quindi un microchip che esce dalla pelle. Oppure ad esempio in questo caso abbiamo fatto 3 tagli profondi per la creazione di un lupo mannaro con tanto di morso. Possiamo fare protesi ancora più complesse, come in questo caso quelle delle orecchie per Tyrande di World of Warcraft, o ancora questa protesi naso frontale per Jayla di Star Trek. Come avete visto non c'è limite alle cose che possiamo creare con questo meccanismo. Nel prossimo video vi faccio vedere quali materiali utilizzare per creare la protesi, come si applicano e come si colorano. Al prossimo video, ciao!